Cari amici del canale, sono ancora in compagnia di Andrea, che saluto. Qui siamo a Vicenza, ragazzi. Io sono di Milano, ma abito in Abruzzo, quindi grandi telefonate, perché comunque siamo a 600 km e passa di distanza. Però da queste conversazioni telefoniche Andrea mi trasmette anche tutte quelle che sono le sue osservazioni e i test che fa costantemente, e quando c'è qualcosa di interessante, lo sapete, lo voglio proiettare sul mio canale a beneficio di tutti voi iscritti al canale. Ebbene, che cosa ha notato Andrea? Perché lui, dai test che ha fatto su inverter, su apparecchiature, anche su macchine del caffè, su pistole termiche come quella che vedete, ebbene ha notato una cosa che è molto molto interessante, che rivela in realtà un difetto di tutte le apparecchiature che insomma circolano nel consumer. Andrea, io lascio a te la parola, descrivici un attimo la problematica, dopodiché io divento cameraman per filmare i test che farai tu. Vai. Ok, allora tutto nasce da una mia esperienza personale che ho avuto a casa, diciamo io nel mio impiantino di casa. Ho riscontrato, diciamo, un problema mentre utilizzavo la macchinetta del caffè, cioè io uso una macchinetta a capsule come... Non facciamo nomi di marche, No, eccetera. no, 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 no. Quindi ho notato che le luci della K avevano un leggerissimo sfarfallio, ma una cosa Lieve quasi impercettibile, devi veramente farci caso durante l'utilizzo della macchina del caffè. del caffè. Però lui è Eh, pignolo, non si è accontentato. allora io, siccome il locale tecnico è messo giù, io ho destinato una cantina come locale tecnico appositamente per il fotovoltaico, l'inverter è giù, quindi mi sono organizzato vedendo cosa succede, quindi mi porto giù la macchinetta, la collego nel mio garage e vedo proprio effettivamente cosa succede mentre la uso. Succede che mentre la caldaia di questa macchinetta scalda, l'uscita sinusoidale, Attenzione, la tensione dell'inverter oscillava di quei 5 volt, 6 volt, quindi più o meno 230, si 220, 230, discostava 235. tra i 200, diciamo 22, 235, cioè praticamente un'oscillazione, mentre invece con altri tipi di carichi è costante. Io utilizzo ormai da qualche anno una piattaforma Voltronic, di base Voltronic, poi dopo chi li chiama in un modo, chi li chiama in un altro, Sì, però sono anche i cloni, quello che sia. Sì. il progetto di base non è comunque un inverter cinese, come, cioè, per quello che uso io, quindi è una macchina abbastanza affidabile. Piattaforma Voltronic, ma lui non usa un inverter Voltronic, è una marca europea È che un però made non in vogliamo, Germany, dai, made in Germany, ma non alla vogliamo fine. menzionare qua. Però su Allora, piattaforma Voltronic, però molto molto di qualità. mi sono chiesto come fosse fatto il circuito dentro questa macchinetta. Praticamente il circuitino che la gestisce è questo. Macchina del caffè stiamo parlando adesso. Praticamente c'è un triac Adesso, che... scusate, io divento cameraman, così comincio a filmare quello che lui vi spiega anche attraverso l'oscilloscopio e tutte le apparecchiature. Ok, buona visione ragazzi, perché l'argomento è molto molto interessante. Allora, questo è tutto il sistema che gestisce il sistema di controllo caldaia e di tutta la macchinetta. Praticamente è una schedina dove all'interno viene montato un triac. Il triac non sarebbe altro che un sistema che apre e chiude il circuito alla caldaia, quindi che fa scaldare la caldaia quando serve, quindi chiude il circuito. Un po' come se fosse un SSR, ok? Semplicemente questo non è pilotato zero crossing, cioè è con accensione casuale, e questo praticamente è deleterio per il sistema di, inverter, quindi per l'uscita che mandano gli inverter, in quanto l'uscita sinusoidale è sì un 50 Hz, è sì una forma d'onda a sinusoide, ma è sempre un sistema, quindi è sempre una macchina ad anello chiuso, quindi vuol dire che al suo interno misura ciò che butta fuori in uscita, e se colleghiamo un'apparecchiatura di questo tipo, praticamente noi gli buttiamo dentro delle spurie sulla rete domestica, le quali spurie possono creare danni ad altre apparecchiature all'interno della stessa abitazione, e ovviamente mi possono mandare in crisi il sistema
di lettura, di misura, quindi che è dentro l'inverter, per mantenere forma d'onda e quindi tensione e corrente costanti. E praticamente poi mi ritrovo con l'uscita che oscilla, quindi accendere in modo casuale, quindi senza lo zero crossing, un triac è un sistema che viene utilizzato su molte apparecchiature, tra cui anche queste qui, le pistole termiche, dove all'interno c'è un circuitino addirittura più piccolo di questo, più simile. Senza lo zero crossing. Senza lo zero Secondo te, crossing. Andrea, perché viene omesso questo dispositivo? Semplicemente per risparmiare. Ora io non conosco le normative, non conosco in dettaglio, io riporto semplicemente una mia esperienza Sì. avuta pensando di avere un problema a casa, quindi cioè io quando ho riscontrato questo, solo nell'utilizzo di questo tipo di apparecchiature si è presentato il È problema. lì che hai scoperto che È lì che ho mancava scoperto questo. che c'era che il problema, poi dopo approfondendo comunque la dettagli causa, del perché, nei dettagli, analizzando, diciamo. quindi pensando di avere io il problema sul mio impianto, invece il problema non è sul Sì. mio impianto ma è proprio sull'utenza. Ho effettuato i test sia su inverter di qualità più bassa, ma anche su ad esempio le piattaforme Voltronic da 7,2 kW, Sì. quindi macchine sempre ibride io parlo, quindi questa Sì, è sì, solo sì. la mia esperienza. Parliamo del Voltronic Axper, ad esempio. Io ho Il provato 7.2, hai menzionato il l'Axpert 7.2 3, è quello. l'Axpert 3 7002. Sì. Quindi Ti faccio una riporto- domanda perché ce la siamo detta per telefono. Ci sono invece apparecchi, macchine del caffè e quant'altro che sono di qualità che montano lo zero crossing, quindi vogliamo dire onestamente anche per quei marchi più significativi che ce l'hanno, Sì, senza far nomi. sì, praticamente guarda, io ti posso dire che il problema non è solo di questa macchinetta del caffè, perché io alla fine ne ho provate 4 Sì. di fasce di prezzo diverse, si parla di macchinette che vanno dai 150 euro ai 550 euro, Quindi anche più o meno. marchi di qualità. Noi ce li eravamo Eh, citati, ma non vogliamo dirli qua ovviamente. No, Adesso no, no, Andrea, una assolutamente. domanda. Io passerei ai test che tu hai fatto, così facciamo vedere che Allora, cosa succede in reale. io ho messo in piedi quello che avevo in casa, semplicemente per un'applicazione che è camperistica, per puro caso ho un inverter cinese, semplicemente un 3 kW cinese, quindi Questo è 24 molti le volt hanno. 3 kW, ok? Che è 24 abbastanza volt a 3 comune. kW, abbastanza comune, quindi collegato con un sistema di due accumulatori. Sì, 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 sì. Quindi, Al cioè, piombo si vede in 2 questo da 12 momento volt. abbiamo l'uscita presente 234, questa è quella Ok. effettiva. Questa è la forma d'onda che noi abbiamo in uscita e adesso Ok. vi faccio vedere cosa succede quando io attacco un carico Di con questa un tipologia. triac senza zero crossing. Ecco, intanto faccio vedere la connessione, vedete qua sono due batterie Sì, molto semplice, quindi 12 volt connesse in serie e quindi andiamo ad alimentare questo inverter. Allora, qui attacchi una pistola ad aria calda. allora e, la mi pistola, sposto, scusami. prego, la pistola ad aria calda praticamente sono quelle con regolazione di temperatura, perché Sì. quelle che sono on-off vanno On-off, 0 sì, sì, o sì, quello 1000, solo il carico o resistivo, 2000. certo. Esatto. Quelle digitali dove regola la temperatura, quindi anche lì c'è un Adesso circuito. faccio partire. Guardiamo la forma d'onda. Questa è solo la forma d'onda della tensione, Sì. ok? Guardate come oscilla sull'inverter. Guarda, puoi vedere qui. E ho messo l'impostazione 1, 220, 235, 221, 236, 200, 240 ho visto anche. Adesso metto la pistola termica a 2. 199, 220, 240, 230, oscilla tra i 199 e i 240. Sono Allora, a 40 volt di... questo è quello che succede. La forma d'onda diciamo che è La mantenuta, mantiene, ok. però ci sono quelle oscillazioni della tensione che praticamente lui si ribecca indietro Sì, deve subire. delle spurie, infatti nel momento in cui spengo torna tutto a Poi posto. ritorna stabile. Cerca di mantenere il 230 volt, ok? Sì, quindi lui lavora costantemente per mantenere i 230, le spurie la fanno oscillare di bestia. Esatto, qui siamo ovviamente con oscilloscopio, non sonda differenziale, ma comunque c'è un trasformatore di isolamento a Sì. monte
per effettuare comunque questa misura e misuriamo solo la tensione. Sarebbe interessante, se qualcuno ha un laboratorio diciamo attrezzato, utilizzare sonde differenziali Vabbè, ma nel nostro un caso certo non vogliamo livello, esagerare, perché già qua abbiamo per visto... vedere cosa succede alla corrente. Comunque, Ma anche a livello visivo abbiamo visto qua nel display dell'inverter sì, sì. 40 volt circa di... Te lo riaccendo, vedi quelle oscillazioni. E praticamente sono dei picchi anche di corrente che tu tiri dalle batterie, ok? Quindi oscilla anche l'assorbimento di corrente dalle batterie. Allora Andrea, abbiamo fatto questo esperimento con un carico con, diciamo, Col triac. Con un triac, quindi un display che doveva gestire senza lo zero crossing. Adesso facciamolo con un carico resistivo. Qui Andrea ha preparato una classica stufetta, quindi qua non c'è circuito, sì. Qua c'è un on-off su una resistenza. E questo perché lo stai facendo? Per farci vedere che invece con quella... Per dimostrare che lo stesso inverter comunque non ha problemi, funziona, è nuovo, Certo. appena uscito dalla scatola, Sì. e quindi per far capire... Funziona tutto perfettamente. Aspetta che mi reco sul posto. Vai, siamo a 2 kW. Sì, lo metto a 2000. Ragazzi, qui vedete 2000 watt. Cambiami fai vedere l'assorbimento sul display, ecco, mentre io sto filmando. 62%, Eccolo qua, 1,8 kW. 1,87 kW di assorbimento. Perfetto. Allora, con 1,8 kW torniamo un attimo, guardiamo innanzitutto il comportamento dell'oscilloscopio, cioè l'onda è stabile, non fa fluttuazioni, vedete? Molto stabile. La tensione, ragazzi, la vediamo qua dal volmetro, sono 233 volt. La vediamo anche sul display, scusa che cambio io qua. Vai. Andiamo su tensione. Scusate ragazzi, c'ho in mano anche la telecamera. Eccola qua. 230 volt in uscita stabile, ragazzi, siamo a 1800 watt, l'avete visto prima. E la pistola termica quant'era? Circa uguale comunque. La pistola termica sì, siamo in 1800, 2000 insomma. Vedete come esce stabile. Allora quella mancanza dello zero crossing, Andrea, ha una sua importanza significativa. Allora, avete visto chiaramente la riflessione, la sperimentazione, i test che ha fatto Andrea per arrivare a concludere che la mancanza di questo dispositivo, questo zero crossing, che crea queste anomalie di comportamento. Che cosa diciamo in conclusione di questo video che io reputo breve ma molto molto importante sulla qualità scarsa dei prodotti che circolano? Sì, diciamo il discorso è che cioè, quali problemi può causare questo all'interno di un'abitazione? Il problema è praticamente ributtando delle porcherie e delle spurie all'interno della stessa rete, magari succede che si guasta il televisore, si guasta la lavatrice o un altro apparecchio elettronico e uno dà la colpa a quell'apparecchio, mentre invece la causa magari è proprio la macchinetta del caffè o la pistola termica. E io aggiungo un altro elemento, a volte ragazzi, vi ricordate che a volte non c'era risposta ad alcune vostre domande, mi si è bruciato l'inverter, come mai? Può essere anche questa la causa, quindi io ringrazio Andrea che ha scoperto che la mancanza dello zero crossing può essere causa deleteria anche per l'inverter stesso, perché ovviamente Esatto. Il circuito chiuso che lavora con queste oscillazioni in tensione così non è normale. Esatto, infatti io ecco, per risolvere questo problema praticamente ho speso solo più soldi per comprare una macchinetta diversa del caffè. Dice ma come funziona? Ma io contattando anche diciamo, chi l'ha fornita eccetera, il centro assistenza eccetera, non ti si filano neanche. Sto parlando di macchinette insomma di un certo livello. Non e quindi alla fine filano neanche, è chiaro, hanno fatto migliaia di pezzi, milioni forse da vendere nel mondo, figuriamoci se... Sì, ecco, cioè io cerco dal punto di vista mio di non creare mai quelle condizioni che possono danneggiare un inverter. Ad esempio il piano induzione. Sì. È una riflessione mia, sì. Sinceramente, cioè è una cosa che ho fatto io. Io quando ho comprato casa ho fatto tutto, cioè cucina nuova eccetera, ho messo il piano induzione ma non avevo ancora l'impianto. Poi quando ho fatto l'impianto ho messo i componenti che si trovavano in quel momento sul mercato, perché poi dopo non c'è mai stata tutta questa
Attenzione anche ai piani induzione. Andrea, qual è una problematica dei piani induzione? La problematica è la modalità di funzionamento on-off, cioè io imposto il piano induzione, l'impostazione di potenza va da 1 a 9, quindi se io lo imposto 9, quel fornello consumerà 2 kW costanti sempre. Se io lo imposto a 8, praticamente consuma 2 kW, però con un piccolo intervallo di off. Se io lo imposto a 5 avrà un tempo di on e un tempo di off che più o meno sono uguali, quindi io avrò on. Hai dimezzato la potenza. E poi un periodo di off, on, un periodo di off, quindi io mi ritrovo con l'inverter che avrà assorbimento 2 kW 0, 2 kW 0, 2 kW 0, e praticamente questo è, essendo una macchina, l'inverter, che gestisce, sì, per quanto vuoi che sia robusto, comunque Sì, ma vuole stabilità. però non fanno bene di certo ai moduli GBT che sono dentro, perché i moduli GBT, ogni volta che io accendo un carico importante, soprattutto se il carico è induttivo, si generano proprio delle sovratensioni ai cavi dell'IGBT in fase di accensione e spegnimento, o meglio, in fase di accensione dell'IGBT, non in fase di spegnimento, che possono essere quelle che poi dopo mi accorceranno la vita all'inverter. Ora ci sono dei piani induzione che invece si comportano in maniera diversa. Che hanno in pratica un assorbimento che è proporzionale all'impostazione. Perfetto. Io ne ho uno, non è neanche tanto economico, quello che ho messo io, e quindi sono cose, diciamo, attenzione alle grandi marche, di cui di grande marca c'è solo il nome famoso, attenzione. Non fidiamoci neanche di coloro che sono io guarda, ho faticato tanto a trovare la soluzione per sostituirlo, perché alla fine non c'è altra via, ma questo non perché l'impianto non lo supporta, dice io metto il bellissimo inverter, grandissimo inverter, sopporta tutto, insomma non funziona non proprio così. Un consiglio pratico agli amici del canale: come capiamo che un piano induzione è on-off di tipologia negativa rispetto a uno che invece che è proporzionale? Che è proporzionale? Praticamente lo vedi dall'assorbimento che hai sull'inverter. Quindi non lo possiamo chiedere al fornitore? Al produttore? No, attenzione, sul produttore del quale io, cioè quello in sostituzione, viene menzionato che l'assorbimento è proporzionale. Bene, questo Quindi è importante. Bisogna guardare sempre le schede tecniche, bisogna guardare ovviamente un produttore di pannelli, di piani induzione di un certo livello, onesto, fornisce delle indicazioni e dei dati di targa dettagliati, di tutto rispetto, capito? Allora ragazzi, usiamo alla fine questa metodologia. Come faccio a verificare un piano induzione? Bene, guardate se nella scheda tecnica o nella scheda di vendita, anche nel catalogo, nel DEPIA, c'è scritto piano a induzione proporzionale. Questa è la parola chiave che vogliamo ricercare, o simile, che significa che lui, in funzione della potenza che gli diamo, aumenta proporzionalmente e che non sia semplicemente un on-off alla massima potenza. Esatto. Quando si fanno le applicazioni camperistiche, magari uno resta più basso in tensione, no? Però raddoppia la corrente, cioè se io passo da un sistema 48, cioè, non è ipotizzabile mettere un 48 volt su un camper, metto un 24 magari, raddoppio la corrente assorbita, quindi il momento in cui applico un carico come un piano induzione, vedo tante applicazioni con i piani induzioni a due fuochi, praticamente lì gli dai di quelle botte, l'inverter, dico ma io ho messo tutto quanto l'inverter è di qualità massima. Ho bruciato i MOSFET, cioè questo può essere un motivo. Questo può essere un motivo, cioè io devo capire cosa succede per capire poi qual è la causa. Attenzione, qui è ma io questo lo faccio per me, non, ma certo. Non è... Lui non lavora per i piani induzione. No, né per i piani induzione, né per le pistole termiche, né per le macchinette a caffè. Su questo canale c'è onestà comportamentale, mettiti in camera. Questo è molto interessante perché a volte può succedere che uno dica ho un inverter da 3 kW, il bestione arancione 12 volt 3 kW, mi si è bruciato, come mai? Perché il piano induzione io ho messo un fuoco solo e no, magari era 3000,
C'è da dire un'altra cosa, perché poi dopo tu ti ritrovi con una condizione, ad esempio il mio piano induzione era suddiviso in 2 zone, ogni zona supportava 2 fuochi, quindi un'elettronica per 2 fuochi, un'altra elettronica per altri 2. Quando tu ne accendi due di 2 parti diverse, quindi un fornello di un'elettronica, uno dell'altra elettronica, te li ritrovi con sistema on-off, ma anche in tempi diversi. Cioè io mi trovo il primo fornello che fa 1800 on-off e l'altro fa, ad esempio, 1800 con uno sfalso di un decimo di secondo, sei lì a... on-off, però in tempi diversi, quindi non è che va 3600 e poi off, 3600 off. No, mi trovo 1800, poi più altri 1800. Peggio ancora, quindi cioè, è zero. e poi 0, 1800, 1800, cioè, 036. questo Certo. è deleterio per l'inverter. Attenzione che io per un anno almeno l'ho utilizzato in questo modo. Certo. L'inverter non ha fatto una piega, l'inverter perché è buonissimo, eccetera. Però tu metti sotto stress sia condensatori e sia IGBT, MOSFET e quant'altro, e, anche, e oltretutto anche le batterie, perché tu gli chiedi tanta corrente. Questi strappi, questi sono spunti, stress, questi sono, capito? Stress. Per tutto il sistema. Bene, ragazzi, questo video è stato interessante. Abbiamo parlato male delle macchine che utilizziamo quotidianamente e che non sono di qualità, dalla macchina del caffè, pistole termiche, tutto ciò che è digitale, che monta un triac. Che montano i triac, questa è la parola chiave, esatto. Che quindi, monta un triac senza lo zero crossing. Perfetto, quindi il sistema di controllo che aumenta le potenze e quant'altro viene gestito dal triac, ma senza lo zero crossing crea quello che avete visto in questo video. Andrea, grazie veramente di questo video significativo. Fate una valutazione su cosa comprate, chiedete se i piani induzione hanno il cosiddetto passaggio graduale e non on-off, questo è importantissimo. Andrea, grazie. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi a questo canale.